Wilson! Wilson! Dove sei? Wilson! Ah, ma sei qui! E potevi anche rispondere, sono 2 ore che ti chiamo. Ho ritrovato la valigia con i dischi, meno male non hanno preso l'acqua. Che dici, ci facciamo un puntatone per festeggiare? Ma va, sempre pessimista, certo che gli interessa! I miei 10 dischi da Isola Deserta, quelli da cui non potrei mai separarmi. Ah, aspetta. Ma voi lo sapete com'è nata tutta questa storia dei dischi da Isola Deserta? Ve lo racconto subito. Uno degli argomenti preferiti da sempre da noi appassionati, da noi malati di musica, è quello dei dischi da portare su questa fantomatica isola deserta. Un'isola in cui oltre a noi e il nostro pacchetto di dischi abbiamo evidentemente anche l'elettricità per alimentare il nostro impianto, oppure abbiamo un grammofono a manovella, naturalmente non questo, ma una cosa del genere. Non ho citato il grammofono a caso perché è proprio quello il dispositivo scelto dall'ideatore del programma radiofonico Desert Island Discs, Roy Plomley. The BBC presents Desert Island Discs. Questo che avete appena sentito è uno spezzone iniziale della sigla originaria che ho potuto recuperare grazie all'archivio della BBC Radio. Purtroppo non ci sono i primissimi episodi, ma è un archivio comunque ricchissimo, visto che la prima puntata disponibile risale niente po' di meno che al 1951. Ecco, se c'è una cosa che ho sempre amato del web, della tecnologia, è la sua capacità di fungere da custode della nostra evoluzione socio-culturale, della nostra memoria. L'ho sempre trovato terribilmente affascinante. Roy Plomley dà vita a questo format nel 1942. Per la precisione, il primo episodio va in onda il 29 gennaio. Una trasmissione che nel 2017 ha festeggiato i 75 anni e tutt'oggi va in onda su BBC Radio 4. Il suo creatore ha ormai portato i suoi dischi preferiti sull'isolotto del paradiso e spero che mi mandi la sua benedizione per questa puntata. Però la sua creatura è ancora in splendida forma, perché è uno dei programmi più longevi nella storia delle trasmissioni radiofoniche. Plomley lo pensa durante la Seconda Guerra Mondiale, quando evidentemente i naufragi causati da bombardamenti navali sono più verosimili. Ogni puntata prevede che Roy Plomley abbia come ospite un personaggio di spicco della cultura anglosassone, a cui poi porre la fatidica domanda: quali sono gli 8 dischi, perché sono 8, che porteresti con te sull'isola deserta? Questo è il concept iniziale, perché nelle puntate successive, visto che il programma riscuote subito grande successo, Roy Plomley aggiungerà per l'ospite anche un libro e un oggetto di lusso, ossia un oggetto che non serva per la sopravvivenza. Sì, ma come si fa ad ascoltare i dischi senza elettricità? Nel 1942 si usa ancora il grammofono a manovella, quindi non abbiamo bisogno di elettricità e non c'è neanche bisogno quindi di amplificatori o diffusori, perché ascoltiamo tutto tramite la tromba collegata direttamente al lago che legge i solchi dei nostri dischi del cuore. Ecco quindi a grandi linee come è nata l'idea dei dischi da isola deserta, un format che consente all'ospite di raccontarsi attraverso la musica, che poi è quello che fa uno come me su un canale come questo. Quali dischi porterei con me sull'isola deserta? Ovviamente non sono album scelti perché considerati i migliori o quelli che hanno avuto maggior successo o altro, semplicemente sono i miei dischi del cuore, quelli che hanno avuto un forte impatto nella mia vita di ascoltatore e di essere umano, da cui non mi separerei mai. Ho fatto quindi una scelta sentimentale, puramente sentimentale, perché se sono su un'isola deserta, del disco alternativo giusto non me ne faccio un bel niente, non devo farmi bello con nessuno. Grazie a Elite FIBA e al loro terremoto del 1993 scopro il rock italiano. Niente sarà più come prima. Inizio ad acquistare le riviste di settore, ascoltare tutto quello che passano i migliori programmi radiofonici dell'epoca come Stereonotte, Planet Rock, le varie rubriche di Controradio. E ovviamente inizio ad andare a ritroso nella discografia della band fiorentina, fino a quando arrivo alla cassetta di 12587. Aprite i vostri occhi, che mi ribalta lo stomaco dalla prima volta
che lo ascolto ed è così ancora oggi. Pietra miliare della musica italiana tutta, 12587, è il live che la band registra al Tenax di Firenze, a chiusura della tournée di 17 Re, da molti considerato il loro capolavoro. Ad aprire le danze su Come un Dio c'è il basso Mangiatutto di Gianni Maroccolo che puntella magistralmente ogni brano, coadiuvato dalle tinteggiature del marchese Aiazzi e dalla personalissima, imperfetta, batteria di Ringo De Palma. Piero e Ghigo non sono da meno, l'uno con una presenza istrionica al culmine della teatralità e l'altro con le sue stilettate alla chitarra, non ancora tramutata in mitraglietta heavy come in Terremoto, ma più cesellatrice di rimandi new wave mediterranei. Su tutto svettano i 17 minuti e 17 secondi del medley Vendette Luna. Per i presenti furono senza dubbio il sigillo su un concerto indimenticabile. Non potrei mai rinunciare a questo disco, perché è la fotografia esatta dell'amalgama, per quanto tumultuoso, raggiunto da Elite FIBA. Lo voglio sempre con me perché è imperfetto e come tutte le cose imperfette ci ricorda quanto siano straordinari i traguardi raggiunti solo con i nostri sforzi. Proprio da questo live iniziano a sciogliersi i legami di quei Elite FIBA. Litfiba che muteranno forma e sostanza, deludendo molti, accontentando moltissimi. Questo però rimane nostro. Saremo sempre nella prima fila del Tenax di quella serata memorabile, anche su un'isola deserta. Sempre meglio quando qualcuno pensa per noi e quando qualcuno decide per noi, perché è troppo difficile pensare con la propria testa. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri dispersi appassionati come te. Fammi sapere nei commenti qui sotto quali sono i tuoi 10 dischi da Isola Deserta, aggiungendo anche la motivazione. E poi, se è un format che ti piace, tornerà la prossima estate con altri 10 dischi imperdibili della mia vita. Basta iniziare il commento con #Isola e certo tornerà anche lui. Sulla mia isola non può mancare Grace, il debutto di Jeff Buckley, pubblicato nell'estate del 1994. Lo scopro qualche giorno prima che esca nei negozi, quando un brano, probabilmente Mojo Pin, quello che apre il disco, viene trasmesso su Radio 2 in una pausa della diretta dedicata al 25ennale del Festival di Woodstock. È un colpo di fulmine, non so assolutamente chi sia Jeff Buckley, non so assolutamente nulla di suo padre, quel Tim Buckley che approccerò qualche anno più tardi. Due talenti straordinari, due voci incredibili che ci hanno tenuto compagnia troppo poco, soprattutto Jeff, scomparso nel 1997 e quindi con un unico album pubblicato in vita. Dopo la sua morte, tutto quello che ha creato Jeff è passato nelle mani della madre, che troppo spesso non si è fatta scrupoli a fare uscire materiale incompiuto solo per ingrassare il conto in banca. Ma è una triste storia di soldi che lascio volentieri a lei. La sua avidità non può certo rovinare l'emozione che ancora oggi provo ascoltando questo disco, uno di quelli che mi fa sempre venire la pelle d'oca, il magone allo stomaco per i diversi registri della poderosa vocalità di Jeff. Torniamo però all'inizio del mio racconto. Dopo quell'ascolto alla radio inizia il mio peregrinare per i negozi di Livorno sperando di vederlo in qualche vetrina. Succede così de botto, senza senso, in un pomeriggio caldissimo. Ho appena parcheggiato il mio bravino smarmittato in piazza Attias, a pochi passi dal negozio Piccadilly Sound. Lo vedo in vetrina,
36.000 lire. Nel 1994 sono tanti soldi, soprattutto per uno come me che per la musica deve mettere da parte i soldi destinati alla merenda. Ma non ci penso due volte, entro, chiedo, pago, fremendo e mi fiondo a casa. Lo ascolto in cuffia, non ho ancora un impianto come si deve, ho solo un lettore CD portatile e inizia quello splendido viaggio che è ancora in corso. Tra l'altro quel CD, quello di 36.000 lire, quello del mio racconto, l'ho passato poi ad una tipa che mi piaceva, che mi garbava, perché conquistare una tipa con la musica che ti appassiona non ha prezzo. E nonostante questo non me l'ha data. Ma che porco, sei sempre il solito malizioso, non mi ha dato indietro la mia copia di Grace, la mia prima copia. Comunque, peggio per lei. Grace sarà sempre con me e se ancora non lo conoscete è il miglior regalo che potreste farvi. Non regalatelo alle tipe che poi tanto non vi torna indietro e non ve la danno. È stato Dummy dei Portishead a farmi capire che c'era vita nella musica oltre ai chitarroni grassi e distorti del grunge. Però mentirei se non attribuissi parte della mia epifania al colpo di fulmine per Beth Gibbons. De André titolava il suo ultimo album in vita, una raccolta, Mi innamoravo di tutto. Io potrei cambiarlo in Mi innamoravo di tutte. Nel corso degli anni ci sono state Hope Sandoval, Bjork, Meg, Carmen Consoli, Dolores O'Riordan, Roberta Sammarelli e molte altre fino a Stephanie Manners dei Brutus. Beth Gibbons però è stata la prima e quindi avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. I Portishead portano il trip hop dei Massive Attack ad un livello successivo. Per diversi motivi. Intanto perché l'interprete, la cantante, fa parte della band, non è un featuring. Poi perché tra campionamenti e chitarre piuttosto presenti e caratterizzanti introducono i rimandi alle colonne sonore delle Spy Story. E poi perché nel primo videoclip e quindi nel primo brano che ascolto si parla di turbamenti amorosi. E soprattutto per un adolescente, quale ero io nel 1994, le pene amorose sono un trigger piuttosto efficace. Come avviene nel jazz con A Kind of Blue, Dummy è il trip hop per tutti. Un genere che è durato una fiammata perché non ha saputo andare oltre i suoi capostipiti, Massive Attack, Portishead e Tricky, soprattutto per via del suo clamoroso debutto del 1995, Maxine Quay. Per completezza voglio ricordare i Morciba, ossia il migliore clone della ricetta originale dei Tre Grandi e con una voce femminile seducente in ogni senso. Faranno un solo album veramente valido, questo che è il secondo della loro discografia, Big Calm, tra ispirazione ed orecchiabilità, ma siamo già fuori tempo massimo, non solo cronologicamente perché siamo nel 1998 e poi qui il trip hop dei Tre Grandi è già anacquato, siamo più sul trip pop, tutto molto gradevole ma sostanzialmente innocuo. Caro Wilson, penso proprio che dopo la sessione di pesca nell'oceano mi farò cullare dalla magnifica voce di Beth Gibbons. So I need to tenderness, no matter if you cry. Give me a reason to love you. Give me a reason to be.
Nel 1991 sono ancora troppo piccolo per poter apprezzare Nevermind, anzi non so neanche della sua esistenza finché non inizio ad approfondire la storia e la discografia dei Nirvana. La prima rivista che viene in soccorso alla mia vorace fame di sapere è Tutto, il mensile musicale del Biscione, lo strumento ideale per entrare in punta di piedi nel mondo della discografia commentata ed approfondita. Subito dopo, e per sempre nel mio cuore, arriverà il mucchio selvaggio. Il mio impatto con i Nirvana avviene, come per i Litfiba, grazie a Video Music, nell'estate del 1993. Heart Shape Box è un videoclip abbastanza sciatto dal punto di vista della sceneggiatura. Me ne accorgo anche 30 anni fa, la prima volta che lo becco su Video Music. A colpirmi, oltre ad una musica che trasuda rabbia e patimento, sono le espressioni del volto del cantante, quel Kurt Cobain che vedevo sempre scritto nei bagni del liceo, ma che non avevo mai capito chi diavolo fosse. Tra tutte le copertine dei Nirvana, questa è quella meno attraente, figlia di un collage di Cobain, un Cobain sempre più insofferente alle regole del music business, alle regole della vita in generale. La musica però, la musica. Intanto quello che sentiamo è il risultato di una produzione che viaggia in direzione opposta a quella del multimilionario Nevermind. Steve Albini viene scelto per questo album proprio per togliere di mezzo la perfezione patinata della comunque ottima prova di Butch Vig in console. I Nirvana vogliono, che è un modo carino per dire che Kurt Cobain vuole, i Nirvana vogliono un sound meno ruffiano e che si avvicini maggiormente alle abrasioni del debutto Bleach. E poi c'è quella voce tirata allo sfinimento, a far male alle corde vocali, a far capire che il successo di Nevermind era solo un peso di cui liberarsi al più presto. Kurt Cobain non canta, ci vomita addosso tutta la sua insofferenza. Sul me ragazzetto dell'epoca, Kurt Cobain è il classico personaggio che ti apre una visione del mondo che sentivi esserci, ma non capivi come esternare, come relazionartici. Per questo è stato davvero il portavoce delle angosce piccole e grandi di tanti adolescenti e per questo non ci abbandonerà mai, tantomeno noi abbandoneremo lui. No, non abbandono nemmeno te, anche se mi fai incavolare, stai tranquillo, anche perché bisogna stare insieme per forza. Ci sono dei luoghi comuni introdotti ed abusati dalla critica musicale che non ho mai sopportato, ma tra i tanti ce n'è uno che mi trova particolarmente d'accordo. Quello di considerare Kind of Blue di Miles Davis il disco jazz per eccellenza, quello da cui partire per iniziare ad avventurarsi in questo fantastico mondo privo di regole e privo di chitarroni malati, e per chi come me cresce durante l'epopea del grunge non è una cosa tanto semplice da assimilare all'inizio. Sono stati i Portishead ad aprirmi la mente, come ho detto poco fa, ed è stato questo disco, qualche anno dopo, a farmi capire che ne avrei voluto di più di jazz. E allora da qui arrivo poi ad un altro grandissimo come Coltrane, Billie Holiday, Nina Simone, Dave Brubeck e così via. Perché parti dai più grandi, prendi confidenza col genere, così poi puoi permetterti di andare ad esplorare quei linguaggi del jazz che sono meno immediati. Per partire però questo è il disco giusto, perché c'è l'incredibile genio di Miles Davis coadiuvato da un quintetto stratosferico composto da John Coltrane, Bill Evans, Cannonball Adderley, Jimmy Cobb e Paul Chambers, e poi c'è anche Wynton Kelly, ma su un unico brano. Perché quello che certi critici musicali, e non solo musicali, proprio non capiscono è che non è vero che l'opera è tanto più alta quanto più è ostica. Non è così. Negli ultimi anni ho visto premiati come disco dell'anno roba che non si ascolta neanche la mamma di chi ha registrato quell'album. Roba sicuramente bizzarra, originale, ma che non rimarrà nella storia. Spesso le cose migliori sono quelle che appaiono semplici,
ma che ovviamente semplici non sono. La discografia dei Beatles è lì per dimostrarcelo, solo per fare l'esempio più banale. Kind of Blue è monumentale perché è per tutti, è jazz ma è intellegibile anche da chi non lo ha mai incontrato. È cool ma non è snob, è uno di quei dischi che metti su quando porti a casa la tipa e vuoi sedurla col tuo eloquio, vuoi della buona musica in sottofondo ma niente che abbia delle parti cantate che potrebbero distrarla dalle tue supercazzole. Kind of Blue è qui con me sull'isola perché io sono una delle sue vittime. Questo disco è riuscito a farmi venire voglia di averne di più, di jazz, ovviamente. Questo è il disco che metto su al tramonto, quando la marea sta già diventando una ninna nanna. Come faccio a non portarmi sull'isola un album dei Verdena? Semplicemente impossibile. La mia band italiana preferita da anni, nonché quella che ho visto più volte in assoluto dal vivo, spesso anche da solo. Scelta ardua tra Solo un grande sasso, Il suicidio dei samurai, Requiem, Wow e i due End Cadence. Scelta ardua perché tutti mi ricordano dei momenti distinti della mia vita, alcuni più spensierati, altri più problematici, come è nel naturale ordine delle cose. Qualche anno fa, e lo dissi anche in una live, mi sarei portato sull'isola Requiem, perché in effetti è l'album che ad oggi ho ascoltato di più dei Verdena, però nella vita si cambiano i gusti, o per dire meglio si evolvono, cambia quello che cerchi in un disco e cambiano anche le risposte che ti dà la musica. Oggi come oggi, se devo portarne solo uno, prendo Wow, perché è quello musicalmente più vario e su un'isola deserta ci si annoia abbastanza, quindi questo fattore può aiutare. Wow è anche l'album in cui il genio di Alberto Ferrari esplode definitivamente in tutta la sua magniloquenza. Qui migliora la coesione della band all'interno del singolo brano, migliorano gli arrangiamenti, migliorano i testi, che anche se sono sempre criptici e un po' allucinati, risultano meno improbabili, detto da uno che comunque ama i Verdena anche per quei testi Bluetooth, 6 dei, eccetera, eccetera. Insomma, Wow è il White Album dei Verdena e credo che non si possa fare complimento migliore ad Alberto Ferrari, da sempre grande amante dei Beatles. È il disco del pomeriggio, prima dell'aperitivo lungo. Come vi ho detto all'inizio, il format originale ideato dai Roy Plomley prevede anche che l'ospite scelga un libro ed un oggetto di lusso da avere con sé sull'isola deserta. Beh, per me è tutto molto semplice. L'oggetto di lusso, visto che mi hanno abbandonato qui solo con un grammofono, è il giradischi dei miei sogni, il Technics Gaena, di cui vi ho già parlato qui sul canale, e trovate il video linkato in descrizione. Visto che non lo posso usare perché non c'è elettricità, perlomeno ho qualcosa di bello da guardare e da coccolare. Per il libro la scelta è ancora più semplice. Alta fedeltà di Nick Hornby, qui prima stampa italiana, perché ha una ricetta invincibile, quel giusto mix di passione per la musica, ironia tipicamente anglosassone di Nick Hornby e poi la storia più bella che abbia mai letto, in cui si unisce in modo credibile e spassoso amore, disagio e musica. Si ride tanto e di gusto, ci si commuove, si ricordano
tanti capolavori che abbiamo ascoltato nella nostra vita. Insomma, è la Bibbia per ogni appassionato di musica. A quanto vedo sei incasinato. Stai Rimettendo rimettendo in ordine i tutti dischi, i già. dischi. In che ordine però? Cronologico? No, Non è alfabetico. non è alfabetico. E cos'è? Autobiografico. Dei Beatles porterei tutti i dischi a partire da Rubber Soul fino a Let It Be. Ma ovviamente non si può. Se devo sceglierne solo uno, prendo quello con cui ho iniziato ad ascoltarli, il White Album. Succede più o meno a metà degli anni 2000, dopo aver letto dell'ammirazione di Alberto Ferrari dei Verdena per le loro melodie e i loro incastri all'interno di quest'opera mastodontica. Succede dopo aver letto di Alberto Ferrari che a sua volta aveva letto di Kurt Cobain, che amava ed ammirava la perfezione pop dei Beatles. Sono arrivato qui grazie a loro essenzialmente, e se i Verdena sono riusciti a comporre con Wow il loro White Album, i Nirvana sono finiti troppo presto per arrivarci, perché sono certo che ci sarebbero arrivati. Ricordo sempre cosa ho pensato la prima volta che è partita la traccia iniziale, Back in the USSR. E questa da dove diavolo arriva? Perché per anni ero stato condizionato dalla TV e dalla radio a pensare che i Beatles fossero quei 4 ragazzotti con i capelli a pentolino che scuotevano le teste al ritmo di Love Me Do e She Loves You. L'ascolto del White Album è l'epifania che mi fa realizzare quanto potessi amarli. Avevo sempre avuto bisogno della loro musica e non lo avevo mai saputo. E approfondendo poi negli anni la genesi di questo capolavoro, l'ho apprezzato ancora di più, perché conteneva esattamente quello che erano diventati i Fab Four al rientro dal ritiro spirituale in India. 4 singoli di eccellente caratura, ma non più una band. Erano partiti insieme dalle bettole e dalle anfetamine di Amburgo, passando per gli acidi della gloria e della Beatlemania, arrivando a rivoluzioni personali più o meno significative, ritrovandosi soli o scegliendo di essere soli. Il White Album, che il produttore George Martin avrebbe voluto ridurre ad un singolo per renderlo più snello e lineare, è il disco in cui ognuno dei 3 principali compositori, e quindi Lennon, McCartney ed Harrison, suona per conto proprio all'interno degli Abbey Road Studios, mentre Ringo, infastidito dai loro perenni scazzi, vaga aspettando il proprio turno per registrare le parti di batteria. Insomma, il White Album è la dimostrazione che l'eccellenza o il validissimo mestiere possono emergere anche in un clima claustrofobico e di continua tensione. È la dimostrazione che quella macchina sforna successi targata Beatles si stava sgretolando e sarebbe andata nel giro di poco verso l'autodistruzione. È la prova che, dopo tutto, pur essendo dei geni, erano esseri umani, ed è con questa consapevolezza che mi approccio ogni volta a riascoltare questo splendido zibaldone musicale, e ogni volta è come andare sulle montagne russe, da While My Guitar Gently Weeps ad Helter Skelter, da Blackbird a Rocky Raccoon. Qui dentro troviamo tutto quello che i Beatles avevano maturato come musicisti e come esseri umani. Per alcuni rimane troppo frastagliato e confusionario, per me capolavoro, proprio perché manifesto sintomatico della grandezza dei suoi compositori che si sta disperdendo come lacrime nella pioggia. Lo metto su dopo la colazione a base di noci di cocco per ricordare quali vette artistiche possa raggiungere l'essere umano e come possa poi distruggere tutto con le sue stesse mani. Quindi occhio a quello che fai, caro Wilson. Still my guitar gently weeps. But you ain't no dancer. Blackbird singing in the dead of night. Dream, sweet dreams for you. I got blisters on my fingers. Meno sintetico di Black Celebration, meno trascendente di Music for the Masses,
meno iconico di Violator. Songs of Faith and Devotion è un altro pezzo di cuore che mi porto sull'isola, stavolta targato Depeche Mode. Non avevo mai ascoltato niente di loro prima di questo disco, ma anche questo esce nel 1993 e, come avrete ormai capito, quell'anno ha rappresentato il mio battesimo musicale. E nel 1993, come molti fanciulli dell'epoca, ascoltavo principalmente rock e grunge, e questo è senza dubbio il disco più rock della band inglese. Ecco perché mi avvicino ai Depeche Mode, nello specifico dopo aver visto il videoclip del primo singolo, I Feel You. Un album che percorre senza inibizioni rock, pop, gospel, conditi dal solito gusto o retrogusto elettronico dei Depeche Mode. Pur adorando la voce ed il carisma di Dave Gunn, qui nel suo periodo più tossico di sempre, la ciliegina sulla torta per me è rappresentata dal brano affidato a Martin Gore, che con la drammatica One Caress spezza definitivamente il mio cuore. Sì, certo, ci sono degli album dei Depeche Mode che reputo migliori di questo dal punto di vista complessivo, però qui mi sento a casa e per ambientarmi su un'isola deserta devo sentirmi a casa, almeno con la musica. Sulla mia isola ci deve essere almeno uno spazio per la musica popolare che ancora oggi ci invidiano in tutto il mondo. No, non mi riferisco al volo, ma a quello che all'epoca veniva chiamato pop e che oggi conosciamo come rock progressivo. Il nostro Progressive ci ha regalato dei capolavori che ancora oggi fanno piangere da quanto suonano maestosi, e tutto nel giro di una manciata di anni. Ce ne sono tanti belli e tanti ancora che devo scoprire, ma se devo sceglierne solo uno non ho alcun dubbio. Si tratta del debutto omonimo del Biglietto per l'inferno, pubblicato nel 1974. Non lo scelgo per la sua originalità, nel senso che abbiamo avuto band più innovative. Non lo scelgo per la sua registrazione, che è tutto fuorché audiophile. Lo scelgo però per la sua forte connotazione rock all'interno di un disegno prog più ampio. Lo scelgo per i testi del frontman Claudio Canali, che sono molto terreni, crudi, concreti, anticlericali. Lo scelgo per l'interpretazione di Claudio Canali, una voce espressiva, personale, come piace a me. Lo scelgo per l'iconica copertina basata su uno scatto del solito mitologico Cesare Monti, in cui sempre Canali è colto sull'atto di spezzare un ramo. Sì, si è capito. Lo scelgo per Claudio Canali, che da rocker contestatore del clero diventa frate, dopo aver provato anche la via degli Hare Krishna in compagnia di Claudio Rocchi. E uno che compie una parabola del genere vuol dire che ha tanti dubbi, non dà nulla per scontato e sa mettersi in discussione. Purtroppo Fra Claudio non è più tra noi dall'estate del 2018, o almeno non è più tra noi in forma fisica. Quando sull'isola avrò necessità di ripensare alla mia vita, ai miei sbagli, alle mie crisi, alle mie rivincite, metterò su questo disco. Ciarlatani, mercanti o profeti, ma tolgano questo mio affanno. Ascoltami frate, non so se ho peccato, ho ucciso un bastardo che avrebbe voluto coprire coi soldi il suo sporco passato, tentando così di non fare il suo padre. So solo rubare io, altro non so fare io, insegnami tu.
disco che metto su prima di andare a letto è Pink Moon di Nick Drake. Però prima di spiegarvi il perché devo raccontarvi il mio incontro con questo artista. 1994, faccio quasi tutti i miei acquisti nel negozio Atlantic Star in Via Grande. È in assoluto il più fornito di tutta Livorno ed era, perché ahimè non esiste più, era anche l'unico che riusciva a far arrivare la roba di importazione in breve tempo e a prezzi umani, perché il titolare voleva accontentare tutti i malati di musica come lui e come me, ovviamente. Almeno una volta alla settimana ero lì a cercare l'ultima novità di cui avevo letto sul mucchio o che avevo ascoltato su Controradio o visto su Video Music, e se non erano novità, anche a seconda di quanti soldini ero riuscito a mettere da parte durante la settimana, era un grande classico o un classico recente a prezzo speciale. Vi ricordate, no? Questi bollini, questi erano per i dischi del catalogo UEA, quelli Columbia, Sony Music avevano l'adesivo con scritto Nice Price. Insomma, un giorno sono lì che cerco ispirazione per acquistare qualcosa e vengo rapito da una copertina. E questa copertina mi dice subito che questo tipo in primo piano, che non so assolutamente chi sia, potrebbe raccontarmi qualcosa di interessante. D'altronde quelli sono gli anni in cui pensi di essere l'unico al mondo a sentirti così. Way to Blue, An Introduction to Nick Drake è una raccolta e l'etichetta è la Island, la stessa degli U2, la stessa di Bob Marley, la stessa dei Cranberries che ho iniziato ad ascoltare qualche mese prima con il secondo disco, No Need to Argue. Quindi mi fido, lo compro a scatola chiusa. Forse il miglior acquisto musicale a scatola chiusa della mia vita. Inutile dire che poi andrò alla ricerca di qualsiasi riga mi parli di Nick Drake, perché lo ricordo, siamo in epoca pre-internet e quindi l'unico modo per conoscere questi artisti è attraverso le riviste di settore. Nel corso degli anni potrò approfondire la sua carriera e la sua storia. Una storia troppo breve, purtroppo, che però ci ha consegnato 3 perle. Sull'isola mi porto l'ultima che ha pubblicato in vita, Pink Moon, l'album più scarno, quello che ci fa vedere il Nick Drake più autentico, quello che ci fa vedere anche che l'autore ha bisogno solo di una chitarra per placare per un attimo i suoi demoni e arrivare al nostro cuore. E poi l'ultima canzone, From the Morning, è un ottimo saluto alla giornata appena trascorsa sull'isola, in attesa della prossima, che magari sarà migliore di questa. Day one storm, and it was beautiful. Buongiorno! Buongiorno Wilson. Che vuoi mangiare? Cocco e pesce, così ci si mantiene in forma. Colazione, pranzo, cena. Oh, siete sempre qui! Ci avete fatto caso? Sulla mia isola ci sono tanti album pubblicati tra il 93 ed il 94, o comunque quasi tutti acquistati in quella manciata di anni. D'altra parte gli ascolti dell'adolescenza sono quelli che ci formano, quelli che ci fanno capire quanta porzione di vita vogliamo dedicare alla musica, che naturalmente sarà sempre con noi, per sempre fedele, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Musicalmente parlando, per me il 1993 è stato il Big Bang. Avevo già iniziato ad acquistare cassette originali, 883, Rem e i Queen, la prima band di cui sono andato a cercare anche i dischi precedenti a quello contemporaneo, nel mio caso Innuendo. Però è con Terremoto dei Litfiba che cambia davvero tutto. Ricordo ancora come fosse oggi la prima volta che ho visto il videoclip di Modì. Ero nella sala della casa dei miei a Livorno, stavo traducendo un pezzetto del De Bello Gallico di Giulio Cesare, mentre sfoglio il dizionario sento che parte questo famoso scratch, poi parte la sezione ritmica, si intrufola la chitarra di Ghigo e infine arriva il vocione di Piero, prima ad un volume normale, poi esplode tutto. Niente è stato più come prima. Ecco perché se devo scegliere il mio preferito tra tutti i dischi dell'isola,
è senza dubbio 12587, che in un colpo solo copre anche la quota dei dischi live. Un vero live, senza sovraincisioni, grezzo, a tratti anche sbagliato, ma per questo così umano, così vicino a noi. Il mio sogno qui sull'isola è lo stesso che ho anche nel mio studio sulla terraferma. Il mio sogno è che esca presto una ristampa per accontentare tutti quelli che la stanno aspettando a gloria da anni. Non ci farete mica aspettare il quarantennale, vero? E poi mi raccomando, tanto lo so che nel settore vi guardate i miei video, fatelo doppio: il primo vinile con la tracklist originaria, sul secondo vinile inserite Ballata, che era presente solo su CD e cassetta, e mettete anche le altre canzoni mai pubblicate provenienti da quel concerto. Chi detiene l'archivio di Video Music, se non ha già distrutto tutto, dovrebbe avere i nastri video di quell'esibizione, da cui ovviamente possiamo estrapolare l'audio e anche magari inseriamo 2 foto di quel periodo. Mi raccomando, fate le cose per bene. Gli album che ti rimangono nel cuore sono quelli che ti hanno accompagnato quando avevi bisogno di loro. E se la musica è la risposta, e per me lo è, questi album di cui vi ho parlato in questo video me ne hanno date veramente tante. A presto e buoni ascolti anche da parte di Wilson. Vado a frescheggiare